Una delle frasi che sento più spesso dire sul trading automatico è: ah, ma questo bot è over ottimizzato, ma questi expert sono over ottimizzati, non funzioneranno poi in reale. Bene, oggi allora ragazzi voglio portarvi un aggiornamento su uno dei miei expert e tra i primi insomma che ho creato, che è Scalping Destroyer. Voglio farvi vedere i backtest di questi nuovo set file, di questa nuova impostazione dell'expert, e poi voglio farvi anche vedere come questi backtest poi si sono risultati in reale o comunque su conti demo o in forward testing. Quindi ragazzi, oggi voglio anche spiegarvi cos'è veramente l'over-ottimizzazione, perché parlarne è molto facile, ma capirla è molto meno facile. L'over-ottimizzazione è un argomento complesso e oggi voglio parlarvene e farvi capire come un expert è over-ottimizzato o meno, capire come eventualmente andare ad utilizzare l'expert o se lasciarlo da parte perché non può funzionare sui mercati reali. Andiamo al PC che vi mostro tutto quanto. Ok ragazzi, prima di proseguire volevo farvi vedere il mio sito web dove trovate tutti i servizi che offro per chi insomma ne necessita, e inoltre trovate gli expert advisor che io utilizzo nel mio portafoglio reale. Andate a vedervi il video dove ho mostrato i guadagni creati con questi expert advisor, ok, nell'anno precedente, e qua insomma trovate anche Scalping Destroyer, che è quello di cui vi parlerò adesso, ok? Quindi per acquistarlo cliccate il pulsante acquista, vi ridirezionerà sulla pagina dove potrete pagare con PayPal, quindi se volete proseguite all'acquisto, altrimenti potete scrivermi e trovate la sezione insomma contatti per potermi mandare mail, scrivermi su WhatsApp o quello che volete. Ok, grazie e proseguiamo con il video. Ed eccoci qua ragazzi, quindi over ottimizzazione cosa significa davvero e che cos'è? Allora, over ottimizzazione significa che io, un expert advisor, sono andato ad ottimizzarlo, quindi cercare i parametri migliori, insomma indietro nel tempo, i parametri migliori per i test, per esempio dal 2010 ad oggi, dal 2015 ad oggi, quindi per i backtest di questo expert in maniera incrociata. Quindi sono andato a ricercare infiniti parametri, infiniti dati di ingresso che vanno ad incrociarsi e quindi a ritrovare la combinazione perfetta, la combinazione che ha guadagnato di più e ha avuto meno drawdown, ok? Quindi over ottimizzare significa trovare la combinazione perfetta, però che poi nel mercato reale va a non funzionare. Perché ottimizzare appunto l'expert, quindi sono andato ad adattare quello che è l'expert sui dati storici, e questa è una cosa sbagliatissima, ok? Quindi noi vedremo la differenza tra backtest e forward. Backtest significa appunto i test sui dati storici e forward invece è applicare quello che è l'expert sui mercati reali e vedere come funziona. Voglio farvi vedere gli esempi reali della mia strategia Scalping Destroyer, che lavora sia in modalità scalping che con la nuova aggiunta in modalità swing, quindi va a lavorare senza spostare lo stop loss in maniera rapida, va a lavorare con stop loss e take profit fissi, di conseguenza o prende il take profit o prende lo stop loss, ok? Quindi qual è l'accusa più comune che io ho notato sostanzialmente? È che dicono questo expert è over ottimizzato. Perché? Perché uno mostra quelli che sono i guadagni dell'expert, ok? Quindi molte persone poi sono scettiche vedendo un'equity valida, ok? Ci sono tante altre persone, tanti altri formatori, tanti altri fuffaguru che mostrano equity incredibilmente rialziste. Io sono stato sempre molto sincero e faccio vedere quello che effettivamente è l'equity e il guadagno di insomma un expert. Sul video precedente ho fatto vedere qual è l'equity e il guadagno di più expert e quindi l'importanza di avere un portafoglio. Andatelo a vedere perché è un video molto interessante. Quindi altre cose sono in backtest sono tutti bravi, chiaramente poi in reale vai a perdere soldi e questo ci può stare, ma chi ha un esatto metodo, un esatto processo, no, può evitare di over ottimizzare i propri expert. Quindi cos'è davvero? Parametri troppo specifici, parametri troppo ottimizzati, adattamento al passato, quindi un adattamento estremo ai dati storici del passato, ed è quello che è veramente erroneo e ve lo mostrerò in piattaforma.
ed un crollo chiaramente dei rendimenti fuori dal backtest, quindi un crollo quando si mette l'expert in reale, ok? Cosa non è l'overottimizzazione? Drawdown, cioè nei momenti in cui l'expert mi va in drawdown, non posso dire che è overottimizzato, per questo è in drawdown. L'expert avrà fasi di drawdown, come sempre ci saranno e non potranno essere evitate, quindi nel momento in cui l'expert avrà un drawdown non ho problemi, perché so che sono cose che accadono, ok? Ma chiaramente nel momento in cui l'expert lo mette in reale e fa solo che perdere, lì posso farmi due domande. Ma noi possiamo evitare questo non overottimizzando, ma ottimizzando nella maniera corretta. Poi ovviamente un'altra cosa che non è l'overottimizzazione è la differenza tra test e forward. Non è detto che io in forward, quindi in reale, avrò gli stessi esatti parametri del backtest. Chiaramente possono essere diversi, chiaramente non può essere tutto esattamente allo stesso modo, perché in mercato reale ci sono altre condizioni che possono insomma capitare, ok? Quindi non deve essere tutto perfettamente uguale, ma le metriche di funzionamento e le metriche diciamo di win rate e rischio di rendimento chiaramente devono essere più o meno quelle, non possono andare a cambiare tanto tra il backtest e il forward test, che è il test in reale, ok? E quindi anche l'equity non perfetta. Chiaramente l'equity non potrà essere perfetta, non vedrò sempre e solo un equity in salita, non smetterò mai di dirlo, perché ci sono fasi di drawdown e ci sono fasi stagnanti che non possono essere evitate, ok? Quali sono gli errori comuni di chi fa le ottimizzazioni? Centinaia di interazioni e parametri messe per cercare appunto i parametri migliori, i parametri perfetti. È sbagliato, ok? EA, quindi expert, basati su indicatori senza logica reale di mercato. Io metto degli expert solo che vanno insomma ad utilizzare l'RSI o le bande di Bollinger o le medie mobili. Questo è sbagliato, perché si basano solo su indicatori e non seguono delle logiche ben precise che possono essere per esempio breakout di massimi e minimi, oppure possono essere breakout orari. Quindi cercare il risultato perfetto, maggior profitto e minor drawdown, quindi anche cercare il risultato perfetto, quindi il maggior profitto e un minor drawdown, è un errore, perché non possiamo e non dobbiamo cercare esclusivamente nelle ottimizzazioni il risultato perfetto, perché è sbagliato ed andiamo appunto a cercare il risultato overottimizzato, ok? Un'altra cosa sbagliata è non saper interpretare il tester. Il metodo che uso io, quindi logiche di expert advisor semplici. Nei video precedenti ne ho ampiamente parlato, andate a vederveli perché insomma sono molto interessanti. Io non ottimizzo una quantità infinita di parametri, ottimizzo quei 4-5 parametri che sono quelli che insomma ho interesse a cercare, quelle che possono essere le interazioni migliori, ok? Ma non vado ad ottimizzare centinaia di parametri. Quindi poi faccio test in sample, quindi test su dati conosciuti, quindi per esempio dal 2015 al 2018, e poi faccio test con gli stessi set out of sample, quindi per dati sconosciuti per l'expert, per esempio, e poi dal 2018 ad oggi. È molto importante suddividere i test in sample e out of sample, proprio per vedere che, avendo ottimizzato i parametri su un periodo conosciuto, poi esso lavora molto bene anche in un periodo non conosciuto. Di conseguenza fare test in sample e out of sample è veramente importante per evitare l'overottimizzazione. Un'altra cosa da fare è l'analisi Monte Carlo. L'analisi Monte Carlo è un tipo di analisi che modifica leggermente o anche molto quelli che possono essere insomma gli ingressi e le uscite dell'expert, per vedere se effettivamente a condizioni di mercato reali, dove ci sono slippage, dove c'è spread, dove ci sono tanti altri tipi di situazioni che non possiamo prevedere. Quindi un'altra cosa importante è anche utilizzare lo stesso set tra test e forward. Chiaramente una volta che trovo un dato di ingresso, un set file corretto,
che ho insomma ricercato e backtestato correttamente, poi vado ad utilizzare lo stesso tipo di set sul mercato reale per vedere come si comporta l'Expert Advisor. E chiaramente il forward test, quindi l'applicazione dell'Expert nei mercati reali per più mesi, è obbligatoria in demo o anche su un portafoglio reale piccolo, per vedere appunto come si comporta e per vedere se effettivamente segue le metriche che erano da backtest. Quindi andiamo a vedere in piattaforma. Lo Scalping Destroyer 3.0 è l'aggiornamento e insomma l'Expert di cui vi stavo parlando. Prima di mostrarvi i risultati e gli aggiornamenti che ho incluso su questo Expert, voglio mostrarvi cos'è l'ottimizzazione. Come vedete qua io posso andare a scegliere i tipi di ottimizzazione: algoritmo completo lento, rapido basato sulla genetica e tutti i simboli. Significa che io utilizzerò questo Expert e lo farò lavorare su tutti i simboli che ho nel Market Watch. Non è una cosa che ci interessa, quindi abbiamo due tipi di sezioni: completo lento e rapido basato sulla genetica. Già che partiamo nell'utilizzo del completo lento, possiamo andare più ad incapparci sull'over ottimizzazione. Perché? Perché se io faccio tutti i possibili incroci, tutte le possibili iterazioni tra i dati di ingresso che ho e metto tutti i vari step, quindi per esempio scelgo il take profit, no? Inizio da 100, faccio un passo di 1 e arrivo a 200. Se io faccio tutti e 99 i passi, quindi testo il mio Expert su tutte le iterazioni che ci possono essere, vado ad over ottimizzarlo perché cerco proprio quello perfetto. Faccio un'ottimizzazione troppo completa, quindi va a cercare troppo quello che può essere il parametro perfetto. Noi dobbiamo aggirarci su circa dei parametri che possono essere veramente validi, non dobbiamo cercare la virgola, e questo già è una partenza erronea. Poi abbiamo quello rapido, che è quello che io utilizzo e che preferisco, che ci fa le varie iterazioni dei dati di ingresso che cerchiamo, no? E ci trova quelle che possono essere i migliori risultati. Quindi una cosa sbagliata appunto nell'over ottimizzazione è andare a selezionare tutti i dati di ingresso, no? E mettere più passi, i passi più piccoli possibili, con una fine che insomma ci può andare bene, però in questo modo noi andiamo a ricercare troppe iterazioni. Se andiamo in fondo vediamo tutte quelle che possono essere, e come vedete in questo caso sono milioni, no? Non ha senso andare a ricercare, a fare milioni di test per trovare il set perfetto. Quello che ha senso, ragazzi, è andare a cambiare o ottimizzare quello che può essere il funzionamento dell'Expert, per capire, per esempio, Scalping Destroyer funziona con rottura di massimi e minimi. Quindi quello che voglio ottimizzare, quello che voglio cercare di capire è dopo quanti massimi e minimi è bene mettere per appunto il buy stop, quindi l'ordine limite, o il sell stop, quindi sempre un ordine limite sui massimi e sui minimi che io voglio. Quindi per esempio in questo caso andrò ad ottimizzare veramente poco, andrò ad ottimizzare al massimo Barsen, che è il numero di massimi e minimi che ci devono essere per mettere appunto i pendenti, o l'orario al massimo, ok? Quindi mi interessa mettere un orario da quando a quando io voglio poter mettere i pendenti e quali sono i massimi e i minimi su cui essi vanno messi. Punto. Non vado ad ottimizzare il time frame, non vado ad ottimizzare il rischio, non vado ad ottimizzare tutte le altre possibili iterazioni che ci possono essere. Questo perché io non voglio over ottimizzare, ma voglio cercare, secondo quello che per me deve funzionare con l'Expert che ho creato, quindi cercare una corretta gestione, un corretto utilizzo, ok, sul passato, ma non facendo un'ottimizzazione o un backtest su dati veramente lunghi, ma facendo un backtest su dati in sample di 2-3 anni e poi facendo di nuovo il backtest su dati out of sample per vedere appunto come si comporta. Ora, detto questo, andiamo a vedere, togliamo insomma
l'ottimizzazione ed andiamo a vedere quali sono i risultati dello Scalping Destroyer su tick reali, su XAUUSD e su USTech, che sono le ultime due che ho aggiunto appunto lavorando su massimi e minimi swing, quindi senza il trailing stop. Andiamo a vedere USTech. Come vedete, dal 2019 ad oggi è insomma un buon rendimento. Ovviamente, come sempre, ci sono fasi stagnanti e ci sono fasi di drawdown. Abbiamo un guadagno di 63.000 euro con una partenza di 50.000, ok? Come potete vedere non è un grande win rate, ma abbiamo un rischio di rendimento buono, quindi di conseguenza, anche se abbiamo un win rate del 36%, noi abbiamo possibilità di guadagnare, come potete vedere, ok? Ora voglio mostrarvi anche XAUUSD con le stesse impostazioni. È diverso. XAUUSD ha comunque ovviamente un buon rendimento, parliamo di 68.000 euro abbiamo ragazzi un win rate molto più basso, siamo su circa 30%. Stessa cosa, con un rischio rendimento valido, noi possiamo giocare appunto con win rate e rischio rendimento ed andare a guadagnare comunque. Se il win rate è basso ma il rischio rendimento è alto, comunque ci porta guadagni. Come potete vedere è andato molto bene e ha fatto più del 100%. Ora, con un win rate di questo tipo io chiaramente non mi sento super in confidence di mettere un rischio alto, perché abbiamo un win rate basso e di conseguenza se mettiamo un rischio alto potremmo vedere vari stop loss di fila e quindi bruciarci il capitale nella maniera che non vorremmo. Quindi qui si parla di gestione del rischio. Però prima di utilizzare questi expert in reale, chiaramente io, come ho detto, faccio sempre fasi di forward test. Ora voglio mostrarvi nei mesi precedenti come hanno lavorato questi expert in reale. Prima di farvi vedere il comportamento dell'expert in reale, voglio anche farvi vedere l'ultimo backtest che ho già mostrato precedentemente, per farvi rivedere in scalping come lavora. Quindi questo è il backtest su XAUUSD in modalità scalping. Come vedete ci sono fasi di drawdown e ci sono insomma fasi stagnanti e fasi di profitto, soprattutto nell'ultimo periodo. Come vedete l'ultimo periodo è stato un periodo molto volatile e gli expert che lavorano insomma in modalità scalping, gli expert scalping in periodi volatili, in periodi abbastanza direzionali, sono i periodi in cui insomma lavorano meglio. Invece nei periodi poco volatili, nei periodi non direzionali, sono i periodi in cui soffrono, ok? Quindi quest'ultimo periodo, come potete vedere, è andato veramente bene e quindi voglio mostrarvi anche quello in reale, come poi effettivamente ha lavorato. Quindi iniziamo con questo, con TradeBuddy. Come ho già fatto vedere nei precedenti video, questo è un software che permette di scaricare insomma i trade eseguiti sui propri conti e di andare ad analizzarli uno per uno. Quello che ci interessa oggi analizzare è Scalping Destroyer e su XAUUSD, ok? Come potete vedere questo conto parte da $3.000, ok? Ed ha guadagnato in questi mesi 2.293, quindi direi molto bene. Come vedete il grafico qui è stato un periodo molto fermo, non l'ho utilizzato, poi ho iniziato ad utilizzarlo e posso essere veramente soddisfatto perché è andato molto bene. Quindi le strategie che ho utilizzato, le strategie che sto testando in forward, poi effettivamente stanno guadagnando in reale, quindi sui mercati reali. Adesso posso filtrare quello che è solo Scalping Destroyer, come potete vedere, ok? Ed è solo su XAUUSD. Come potete ben vedere è andato molto bene, così come sul backtest si è comportato in reale. Abbiamo un profitto dei trade incredibilmente alto, un 98,36% dei trade è andato a profitto. Infatti ha guadagnato $1.380 e come potete vedere ha preso veramente uno stop, non lo so, pochissimi, ok? Quindi in tutti questi mesi di test, ma non è il primo mese, questo era per farvi vedere come effettivamente non è over ottimizzato, ma sta lavorando bene. Se io avessi iniziato, avessi iniziato magari qua ad utilizzarlo,
o a testarlo, avrei preso un incredibile periodo di drawdown. Ma io non posso smettere di utilizzare l'expert se prendo un periodo di drawdown, perché come posso vedere nelle metriche, come posso vedere nei backtest, i periodi di drawdown ci sono e ci saranno. Di conseguenza, quello che posso fare è fare tutte le fasi precedentemente dette in modo corretto per non over-ottimizzare l'expert, poi gestire in maniera veramente corretta il rischio, poi lasciarlo funzionare, perché non so nelle fasi in cui io entro, magari posso entrare in questa fase e guadagnare veramente tanto, posso entrare in questa fase ed insomma perdere soldi, e qui si parla di gestione del rischio. Non posso sapere nei momenti in cui entro, posso solo sapere come fare bene tutte le fasi di testing e ottimizzazione, ok? Detto questo, andiamo a vedere l'aggiornamento dell'expert e quindi l'utilizzo su massimi e minimi in swing e vediamo come ha lavorato. Come potete vedere, questo è un altro conto demo, qua si parte da 50k, quindi 50.000, e qui è un altro conto dove io metto in testing i miei expert, ok? Abbiamo un guadagno totale di $22.517, che non è per niente male, ma sono veramente soddisfatto perché il guadagno degli ultimi mesi è dato soprattutto da Scalping Destroyer, quindi la mia strategia che sta lavorando su massimi e minimi in scalping. Andiamo a vedere. XAU USD in questi mesi sta performando veramente bene, ha fatto qui $13.000, quindi più della metà praticamente del guadagno totale, rimaniamo su un profitto, un win rate del 30-33%, che più o meno sta sulle metriche che noi abbiamo visto dei backtest, ok? Che non è male, quindi noi seguiamo le metriche del backtest anche in reale, ma in questo periodo incredibilmente positivo andiamo a guadagnare bene. Detto questo, vediamo anche su USTech come ha performato. Come vedete, anche su USTech abbiamo un guadagno di 4.293, quindi per niente male, ok? Inizialmente ha preso degli stop, poi ha recuperato e quant'altro. Chiaramente con il win rate e il rischio rendimento che abbiamo, quando prendiamo dei profitti pieni andiamo a recuperare tutte le perdite. Per questo, anche se abbiamo un win rate più basso, un rischio rendimento più alto è importante per andare a vincere. In questo caso abbiamo posizioni con un win rate veramente più alto, questo perché si vede che in questo periodo è andato molto bene a funzionare. Di conseguenza posso dire che non è over ottimizzato perché sta performando anche meglio in reale piuttosto che su backtest, ok? Quindi ragazzi, detto questo, vi ho mostrato i rendimenti in reale del mio expert, vi ho mostrato i rendimenti in backtest e vi ho mostrato come capire se gli expert che sto utilizzando sono eventualmente over ottimizzati. Quindi ragazzi, cosa dimostrano questi esempi? Dimostrano chiaramente che non è fortuna, è dato da metodo e risultati dati da studio e corretto utilizzo dei software che abbiamo. Non è un parametro magico, ma bensì un utilizzo appunto corretto dell'expert e l'utilizzo dell'expert, la creazione dell'expert sensato, ok? Non basato su indicatori, non basato su logiche di mercato non strutturate, e abbiamo visto chiaramente che il sistema regge nel tempo, quindi nei mesi a venire il sistema ha funzionato esattamente anche meglio di quello che è il backtest, ok? Quindi il processo conta più dei numeri, noi dobbiamo fare test puliti, dobbiamo fare i test nella maniera corretta, dobbiamo fare il forward test obbligatorio, quindi mettere i nostri expert in reale anche su un conto demo o piccolo appunto, ma bisogna vedere come effettivamente funzionano, e una gestione del rischio assolutamente corretta, ok? La gestione del rischio, come ho precedentemente spiegato, è l'essenza del trading sistematico, ma direi anche del trading in generale. Quindi nel trading automatico, ragazzi, vince chi sopravvive più a lungo, vince chi fa le cose nella maniera corretta, ok? Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!